Ragazzi, immagino si veda già. Questo sarà un video di lamenti, ok? Un continuo lamenti e lamentarsi di eh, venditori onestissimi su eBay, come sempre, che sotto scrivono non so che cosa abbia, non si accende. Classico, no? Perché sicuramente questo si è fatto da solo, giusto? Eh? Allora, ricapitoliamo un po'. A questo. Allora, in questi giorni sono andato a fare qualche ricerchina su internet, un po' di qua, un po' di là, comprare qualche console nei tempi vuoti, bui, eccetera, ok, in cui non ho nulla da fare. E ho trovato questa console PS3 Slim, ok, con la scatola anche, messa bene, cioè nel senso la scatola è messa a posto, c'ha tutti gli inserti all'interno, c'ha i libretti, con due controller e, e c'era scritto un disco da 1 terabyte, cosa alquanto strana per una PS3. Però effettivamente, eccolo qua, disco da 1 terabyte. Quindi, magari questa è una console modificata e ci hanno caricato dentro 1 miliardo di giochi. Fatto sta che, ok, l'ho presa, neanche tanto costosa, se si fa per dire, per una PS3. Circa 30 euro più spedizione. Ci sta, con due controller, ok? Che comunque anche quelli sono rotti. Hanno la porta di ricarica da cambiare, hanno gli analogici da cambiare. Un disastro, insomma. Ok? Però non mi aspettavo una cosa del genere, sinceramente. Quindi adesso andremo a vedere quali altri danni sono stati fatti, vedere se è riparabile. Nel caso non è riparabile, vabbè, pazienza, non ci posso fare nulla. Però faccio questo video perché è un disastro. Questo venditore meriterebbe la chiusura dell'account, sinceramente. Gli ho già lasciato una recensione negativa, al massimo. Quindi se trovate un venditore con recensioni negative da parte mia, sapete che non sono buoni venditori. Ma a parte questo, no, non concepisco, ok? Veramente, non concepisco. La prendi in un lotto? No, perché sei un venditore con meno di, cos'è? Meno di 100 feedback, ok? Quindi non sei un venditore professionale e non sei neanche registrato come venditore professionale. Quindi questa console non l'hai presa in un lotto e non puoi dire che non l'hai testata, che non ci hai fatto nulla, perché il sigillo di garanzia non era presente, ok? Quindi che ti costa dire ho fatto un casino, ho distrutto la scheda, ok? E cavoli tuoi che te la vuoi prendere per ricambi. Sarebbe stato più consono, non trovate? Cioè, io non ho problemi a dire se mi mostri il danno, io ok, dico, ne vale la pena? Non ne vale la pena? Valuto anche le mie opzioni, no? Quindi, magari adesso dall'altra parte ha fatto un disastro, ha provato anche a fare, che ne so, il delete, ok? E ha distrutto il resto della scheda, anche dall'altro lato. Quindi, boh, è piuttosto incollata, ma questo è classico per le PS3, specie se non sono mai state aperte, che hanno ancora la pasta termica originale, impedisce parecchio. E flettere la scheda così mi dà sempre molte preoccupazioni, sinceramente, perché non è facile fare reballing a queste schede e vorrei evitare di farlo. Ci sono un sacco di graffi ovunque, qui mancano alcuni pezzetti. Ah, signore, perché? Perché la gente si mette a fare ste robe? Guardano qualche video e dicono ah, il video dura 5 minuti, vuol dire che riesco a farlo in 5 minuti. Poi si mettono, ci provano, fanno un disastro, distruggono la scheda irrimediabilmente e la vendono su eBay come fanno tutti, dicendo ah, non lo so che cosa abbia, non funziona, oppure ah, comprata in un lotto non testata.
Dai ragazzi, dai. Cioè, perché mentire? Cosa cambia? Che nessuno te la compra? Con una roba del genere anche sì, cioè sinceramente sarei restio anch'io. Ecco, ecco il resto del disastro. Anche da questa parte qua. Hanno già provato a raschiare. Aspettate che vi avvicino. Ecco qua. Hanno raschiato al centro che non serviva, quindi hanno già provato a fare, che ne so, il cambio dei condensatori. Magari gli è andata male e quindi non funzionava perché ci sono altri motivi. Vabbè, ormai siamo in ballo, balliamo. Eh? Magari questa console riesce a funzionare. Mm? E quando l'ho presa sono andato a provare giusto per verificare che problema avesse, perché una descrizione così non ti dice nulla, chiaramente. Non lo so che cos'ha, non funziona. Guardate, anche qua hanno... Oh signore, anche qua. Hanno... Perché? Perché? Spiegatemi perché. Perché? Perché hanno fatto un buco anche su questa parte qua? Eh? Perché avete provato a mettere condensatori giganti, non ci stavano, e allora avete tagliato pensando di fare bene? Perché ragazzi? Spiegatemelo sotto nei commenti. Perché fare una cosa del genere? Qual è il senso, qual è lo scopo? Distruggere una console? Quando con... Cos'è? 30 euro? 40 euro? Ok? Io, personalmente, cambio condensatori. Sono 40 euro? Ok? E faccio il lavoro. 40 euro. Non lo so. Spiegatemelo voi. Magari ti dicono, beh, ma con 40 euro ne trovo un'altra. Vai a prenderne un'altra allora. Qual è il problema? Almeno non li distruggi, no? Perché creare ancora immondizia quando nel mondo ce n'è già abbastanza? Ehm... Proviamo. Proviamo a vedere cosa succede. E sicuramente chi ha fatto il lavoro non sapeva neanche che i token hanno il ponticello, quindi avranno magari fatto qualche cosa, ma senza ripristinare i collegamenti necessari. Allora, io qui vedo alcuni componenti mancanti. Fortunatamente non è stato fatto alcun delete, perché una persona che fa questo non è in grado di fare il delete, ve lo dico già chiaramente. Quindi vediamo. Vediamo se riusciamo a salvarla in barba a quello che ce l'ha venduta. Letteralmente. Allora, intanto togliamo via sta pasta termica, così non ci disturba. Avranno probabilmente utilizzato un'altra pasta termica bianca sopra quella originale. Comunque, ne hanno fatte di robe, eh? Hanno fatto i loro bei disastri. Esattamente come ci sono anche le persone che, che tentano di fare il reflow a queste console, pensando che si sistemi tutto con una bella scaldata di pistola termica, neanche aria calda, stazione d'aria calda, no, 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 con la pistola termica, 800 gradi di pistola termica. E dire che ci sono video realmente istruttivi sull'argomento, ce ne sono. Non è che l'ignoranza continua a divagare perché non ci sono informazioni a riguardo.
Io stesso fornisco informazioni, anche se me lo chiedete giù sotto nei commenti in descrizione. Trovate delle informazioni, eh? Sono una persona che cerca di promuovere l'informazione, non che fa rimanere ignoranti. Allora. Qui manca un pezzetto, ma è una cosa che si può dire superflua perché gli manca un condensatore. È un condensatore di filtro e quindi è collegato a massa ed è un condensatore che di conseguenza si può anche evitare di rimettere. Però qualsiasi altra cosa qui sembra in ordine, non c'è nulla di strano, nulla di realmente compromesso. Uh, Anche qua c'è un piccolo condensatore che manca, ma anche quello è un condensatore di filtro. Ce ne sono milioni di altri in parallelo, quindi se ne manca uno non è tutta questa tragica cosa, fortunatamente. Qui abbiamo anche un bel buco. Andiamo sotto al microscopio, che magari rende più l'idea. Allora, ecco qua. Allora, dicevo, qua c'è un buco, perché hanno strappato sulla pista residui di flussante, quello che sia. Qui ci sono delle cose vicine e bisogna stare anche attenti. Qua avevo notato che c'era qualcosa. No, è solo sporcizia. Molto bene. Perché nel tentativo potevano anche andare a danneggiare questo chip qua, per esempio, che comunque ci sono andati vicini, perché questo angolino qua è già, lo vedete, non è perfetto. Gli sono andati addosso a questo angolino qua. Anche qui è una zona in cui gli sono andati addosso. Vedete, non è perfettissimo, insomma. Ok. Alcol isopropilico. E lo spazzolino. Dove l'ho messo? Eccolo qua. Puliamo tutto, puliamo la zona, mettiamo i condensatori. La cosa, diciamo, tra virgolette, positiva è che ci hanno risparmiato il fatto di dover staccare i condensatori. Ok? Vedete anche qua la pista è danneggiata, si solleva perché sono stati troppo aggressivi. Troppo aggressivi. Speriamo non causi problemi. Vediamo da quest'altro lato. Qua è un completo disastro. Vedete, questo stavo parlando prima. Questo qua, vedete qua è la massa, è un condensatore di conseguenza che va sulla linea in ingresso per questo chip. Qui è vuoto di default, quindi non me ne devo preoccupare, anche qua. L'importante è che questi qua vicini componenti non siano danneggiati o altro. E sembra che sia tutto in ordine. È solo qua un sacco di sporcizia e caos. Ecco, è saltata via la clip. E adesso non so più dove sia. Dove sei? Ah, eccola qua. Questa la vado a risaldare, si può risaldare, se si è solo disaldata dal suo posto. Quando avrò rimesso tutto gli vado a mettere anche la molla. Comunque, torniamo a pulire.
Questo è uno dei primi modelli di PS3, modello numero 2000 della serie 2000, e avevano ancora appunto i condensatori neck talking, ok, sull'RSX, ok. E anche le 2500 hanno ancora i neck talking. Dopo dalle 3000 in poi hanno eliminato i neck talking e utilizzano solo quelli al tantalio, questi qua classici che usiamo anche noi per riportare in vita queste console. Allora andiamo con stagno a bassa fusione, ok, stagno bismuto, temperatura di fusione 138 gradi, ok. Questo è un nuovo tubetto che mi è arrivato dopo un mese e mezzo circa. Andiamo a ricoprire l'intera zona, andiamo a miscelare tutto quanto che voglio pulire bene, ma se questo qua è stagno, ancora quello originale, quello sulla scheda parlo, è un trauma pulirle perché la scheda assorbe troppo calore e non si riesce a pulire le piazzole come si conviene. Invece utilizzando questo si abbassa drasticamente il punto di fusione, quindi la scheda, anche se è più fredda e assorbe comunque il calore, lo stagno comunque ha la capacità di liquefarsi e di essere assorbito dalla trecciola di rame, lasciando così le piazzole libere e pulite dalla schifezza qua. Facciamo anche questo, già che ci siamo. Ok, mischiamo bene tutto, consumiamo tutto quello che avevamo messo, così siamo a posto. Fantastico. Ok, bene, questo piccolo lavoretto intanto è fatto. Adesso prendiamo la nostra aria calda, ok, scaldiamo la zona 450 gradi, 50% di aria, ok, scaldiamo la zona in modo da raggiungere un po', ad avvicinarsi alla temperatura di fusione. Perché se noi adesso andiamo direttamente con il saldatore e la trecciola, comunque non facciamo nulla, perché la scheda assorbe velocemente il calore e non è a temperatura. Vedete che adesso al centro sta raggiungendo la temperatura, diventa bello lucido, molto bene, quindi noi abbiamo raggiunto la temperatura, perfetto. Ok, adesso la scheda rimarrà in temperatura per un po' e noi possiamo a questo punto andare a pulire le piazzole se la trecciola ha voglia di collaborare, però bisogna metterci un po' di flussante. Flussante aiuta anche nella pulizia, aiuta a far attaccare lo stagno alla treccia. Nel caso vediamo che la treccia fa fatica nuovamente a assorbire lo stagno, torniamo di nuovo un po' con l'aria calda, riportiamo un po' in temperatura e continuiamo così.
Ok, adesso si passa alla pulizia. Purtroppo non ho cominciato io il lavoro, quindi sarà orribile alla fine, bruttissimo da vedere, ma almeno sarà funzionale. E si spera che la console torni a funzionare. Sono anche curioso di vedere che cosa ci sia dentro alla console. Magari ci sono un sacco di emulatori, un sacco di giochi, perché non ha molto senso installare un disco da 1 terabyte su una PS3. I giochi non sono poi così pesanti, a meno che qualcuno non ha parecchi giochi a cui vuole giocare. Ecco qua. Non è bello, ma adesso è pulito e possiamo lavorarci. Allora, intanto mascheriamoli la zona perché non mi piace lasciare scoperto. Non sono il tipo di persona che gratta. Non mi è mai piaciuto. Alcune volte l'ho fatto, ma solo perché ero costretto in base ai ricambi che trovavo al momento. Perché se mi basta un condensatore, lo metto di sbiego. Non mi faccio altre piazzole perché il condensatore è troppo grande, quindi non ci sta, si fa fatica o altro. Se invece ce ne vogliono 5 per ogni condensatore token cambiato, allora lì è questione di spazio, non ci stanno tutti su un posto e quindi bisogna inventarsi delle altre soluzioni. Una di queste soluzioni era appunto il fatto di grattare qui la massa centrale e creare nuove piazzole per farci stare tutto. Ok, adesso ultravioletti. Andiamo a seccare tutta la nuova maschera. Con la torcia UV. Allora, accendiamo l'alimentatore. Ok. E via. Lasciamo qui quei 2 minuti. E poi torno. Ok, tutto indurito. Ora possiamo passare dall'altro lato. Fortunatamente qui non c'è da fare mascheratura. Cioè potremmo fare, vabbè, rifiniture e roba del genere, ma ad esempio qui, cioè mascherare questo punto qua, ma comunque va bene lo stesso, a me bastava che non ci fosse niente qua. E qua non c'è, quindi ok. Puliamo nuovamente. Qui le piazzole sembrano già abbastanza prive di stagno, possiamo anche ripassarle, ma potrei anche dire addirittura procediamo, dall'altra parte erano peggio. Quindi mi sa che per velocizzare le cose, in modo che magari riesco a fare anche un video più corto, ok, andiamo direttamente a saldare i nuovi condensatori. Allora, striscia di nuovi condensatori, eccoli qua, condensatori da 600 microfarad, ok, quindi ne bastano 2.
perché i condensatori originali sono da 1200 microfarad, alcuni modelli le fanno per 1000 microfarad, ma va bene lo stesso anche mettere 1200, quindi 2 per ogni posto, e ci sono 1, 2, 3 e 4 condensatori originali, quindi 2, 4, 6 e 8 pezzi. Ecco qua. Tiriamoli fuori dalla nostra striscia. Bene, adesso andiamo a posizionarli. Allora, la striscia che vedete qua è la parte positiva e il positivo va esternamente, ok? Ricordate, questa è la massa, quindi positivo sopra, negativo sotto, qui al centro. E stessa cosa di qua, negativo e positivo. Allora, vediamo un po' come riesco a fare, più o meno così dovrei andare bene. Ok, io li posiziono in questo modo, in diagonale, e prendo il mio stagno e vado a saldare piano piano. Fatto, veloce e semplice. No, ho messo un condensatore proprio in questo buco e ci è passato e è andato sotto. Allora, posiziono, controllo le piazzole, ok, che siano più o meno allineate, e vado a saldare. Una di qua e l'altra di qua. Procediamo con queste due. Teniamo più o meno lo stesso verso, giusto per gusto personale. Molto bene. L'ultimo condensatore di qua. Fatto. Ci giriamo, andiamo dall'altro lato della scheda e facciamo anche quelli di qua. Ecco fatto. Adesso non dobbiamo fare altro che creare un collegamento dalla parte positiva all'altro lato della parte positiva, perché i neck token hanno un ponte interno di collegamento fra le due parti positive. Perché se io vado adesso con il multimetro, ok, in continuità, ok, suona, e se io vado da questo punto, ok, a questo punto, quello qua sotto, non suona, ok, deve essere per forza in collegamento, altrimenti non funziona.
A me piace fare il collegamento con del filo, ok, ricoperto, protetto, adesso non mi viene il termine, rivestito, ecco, con del filo di rame rivestito. È semplice filo di rame preso, ok, questo è filo, è una bobina di filo, ok, che ho recuperato io da, non so se vi ricordate, per chi magari ha visto i video più vecchi, ricordate il lotto di PS4 che avevo comprato proprio in estrema economia, che mi avevano mandato anche una PS4 Slim tutta arrugginita, eccetera, con le ventole mezze rotte e altro. Ok, io ho distrutto le ventole, ok, e all'interno delle ventole ci sono appunto queste mini bobine, ok, che servono appunto per creare l'induzione elettromagnetica utile alla rotazione della ventola, ok? Ho smantellato le ventole e ho recuperato i fili di rame, ok? In questa maniera ho i fili di rame che dovrebbero essere spessore 0,6 mm o giù di lì, perché sono comunque piuttosto spessi, ok? E però chiaramente non è che posso usare un solo filo, perché qua passano parecchi ampere, ok? La tensione è di circa 1 volt, 1,2 volt, 1,3 proprio quando va in boost o roba del genere, e quindi basso voltaggio, altissimo amperaggio, e questo vuol dire che la corrente che passa è tantissima, ok? Quando passa tantissima corrente deve esserci un filo adeguatamente spesso, ok, per trasportare questa corrente. Quindi che cosa faccio? Prendo il mio filo, ok, più o meno faccio una cosa, una misurazione, ok, più o meno da qui a qui, ok. Prendo il filo e lo piego in 6 parti, ok, quindi faccio 6 fili in uno, quindi 2, adesso siamo a 3, adesso è 4 fili, adesso siamo a 5, ok, e l'ultimo mi piace arrotolarlo, ok, in modo che il filo che vado a creare, ok, sia bello solido, ok, e si mantenga in forma, ok, e non si sfaldi mentre vado a saldarlo, eccetera. Adesso aspettate un secondo, vi faccio vedere il risultato finale. Ecco qua, vedete? Tutto bello intrecciato, diventa bello robusto, ok? E questo lo faccio per ogni singolo token che viene sostituito, ok? Quindi farò 4 fili di questo, ok? Dopo cosa faccio? Prendo le estremità e le piego per adeguarle alla forma che mi servirà, ok? Per l'esatta misura, ok? Molto bene. Una volta fatto questo, gli vado a mettere dello stagno qui, alle parti terminali, ok? Qui e dall'altro lato. Faccio vedere subito. Stagno. Vado a bruciare il rivestimento, ok? Ecco qua. E lo rivesto completamente di stagno, ok? Faccio la stessa cosa anche dall'altro lato. Pulsante. E stagno.
molto bene. Adesso taglio l'eccesso, ok, li accorcio in modo che siano più o meno tutti e due uguali. Fantastico. E adesso ritorno sulla scheda e lo saldo in posizione. Essendo il filo rivestito, anche se tocca da qualche parte, non crea alcun problema. È comunque consigliato, almeno io lo faccio, tenerlo un po' sospeso, ok? In modo che non tocca da nessuna parte. Meno lo fate toccare in giro, meglio è. Quindi lo saldo di qua. Lo saldo dall'altro lato. E questo adesso è sospeso a mezz'aria. Ok, adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Vedete, non tocca la scheda, è sospeso. È comunque abbastanza piatto. Ok. Volendo lo si può anche alzare per evitare che magari tocca in giro cose indesiderate tipo le piazzole qui della massa. Ecco, questo è come lo faccio io. E comunque gli do anche uno sguardo da vicino. Non deve essere più alto dei condensatori e non deve toccare completamente la massa. Ok? Quindi a metà. Non è più alto dei condensatori, ma non tocca la scheda. Quindi così va bene per me. Bene, allora adesso faccio il resto dei fili, li completo tutti quanti alla stessa maniera e poi il lavoro è terminato. E se non sono stati creati altri problemi, magari la console può tornare a vivere. Vedremo. Vedremo. Ok, pausa, ci vediamo tra 2 secondi, quando ho terminato. Ecco qua. Condensatori e fili. Da questo lato e da quest'altro. Non toccano la scheda, sono sollevati, ma non abbastanza da interferire con la placca metallica, anche se in questo caso comunque c'è un cratere enorme così da entrambe le parti, quindi di norma, però sarebbe da fare in questa maniera. Allora, mi sono dimenticato della cosina qua, della molla qua che c'è. Andiamo un attimino a saldarla velocemente. Allora, ecco qua, bella solida, non si muove più. Ok, un po' di polvere qua e là, vabbè. Ok, allora adesso non ci resta che verificare. Allora, qui di per sé non hanno fatto nulla di così grave, non è che hanno alzato punti. Qua magari ci sono delle cose che non mi piacciono, quindi faremo così. La nostra pennina mini Dremel con la punta quella grossa. Bene,
Ora un po' di pasta termica, veramente uno sputo per il momento, non ne voglio sprecare tanta perché magari non funziona neanche, perché ci avrà, che ne so, l'RSX dissaldato oppure bruciato o non lo so, visto i casini che hanno combinato. Quindi allora ne mettiamo una goccia qui al centro e anche qui, basta, perché alla fine sono i chip sono proprio qua al centro. Per il momento, per mantenerli freschi è più che sufficiente anche in questa maniera qua. Allora, qui abbiamo il pad termico che dovrebbe andare qua sopra, quindi lo riposizioniamo di nuovo. Sarebbero da cambiare, ma lo faccio solo ed esclusivamente se la console riparte. Ok, qua io sinceramente questa gliela cambierei. Se trovo un'altra PS3 Slim che ho fra le mie compatibile, gliela cambio direttamente, che faccio meglio. Per il momento può anche andare bene, non è poi così problematica. Però sapete cosa faccio? Appiattisco un attimo i bordi perché sono molto su e giù. Ok ragazzi, finisco di montare tutto e ci rivediamo tra poco, va bene? Ok, allora io qui non si vede, c'è troppa luce, ma ho la lucina rossa, ok? Alimentatore è montato, la ventola è ok, c'è l'hard disk. Adesso intanto vediamo se si accende e rimane accesa, perché il problema iniziale era appunto si accendeva e si spegneva subito. Ma chiaro, senza i condensatori non può partire nulla. Adesso vediamo cosa succede. 3, 2, 1. Oh, ok. Rimane accesa e non so se notate, qua c'è il disco, c'è la lucina del disco che lampeggia. Secondo me sta andando. Yeah! Io penso sempre male. Quando mi ritrovo robe del genere magari penso veramente malissimo. La console è, diciamo, irrecuperabile o roba del genere. Allora, purtroppo come al solito PS3 non si può disabilitare HDCP, quindi dovrete fidarvi della mia parola. Oh sì, yeah ragazzi, abbiamo un'immagine. Abbiamo un'immagine, colleghiamo il controller. Vediamo se riesco a farvelo vedere. È difficile, è veramente difficile. Allora, la vedrete sotto sopra, ok? Ma, dai, eccola qua. No, non la vedete sotto sopra, però vabbè, ecco. Questa qua, eccola qua, e io sono di qua, che vi mostro con OBS. Quindi, adesso ho scombinato tutta la cosa della telecamera, quindi dovrò sicuramente una volta finito il video ripristinare un attimino meglio la cosa, la questione. Però colleghiamo il cavo USB. La ventola non gira neanche forte, quindi tecnicamente non soffre di surriscaldamento come le altre. Carica il controller, connette il controller. Lo connette anche wireless? Sì, lo connette anche wireless, però adesso non ho le antenne attaccate, quindi il segnale sarà debolissimo. Lo tengo attaccato al cavo. Allora, che giorno è oggi? Devo controllare la batteria però, perché magari la batteria è scarica e non tiene la data e l'orario. Va bene, intanto lasciamo correre. Il sistema non si è spento correttamente l'ultima volta che è stato usato, ci credo. Questa è una console modificata, custom firmware Evil Nut e Webman
attivo, quindi immagino ci saranno Webman Games e robe del genere. Setup di Webman, giochi PlayStation 3, giochi PlayStation 2, giochi PlayStation, giochi PSP. PSP non ne ha, PlayStation 1 non ne ha, PlayStation 2 ha un solo gioco e ha FIFA 14. Che senso ha avere FIFA 14 per PlayStation 2 su una PlayStation 3? Ma non ha importanza. Dopo abbiamo PlayStation 3, abbiamo 53 giochi, mi pare, 57 giochi. Assassin's Creed, va bene. Lego Indiana Jones, Captain America, Colin McRae, Disney, Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Z, FIFA, Gran Turismo, GTA 5, GTA 4. Beh, qualche buon gioco c'è. Giochi della Lego, Little Big Planet. Abbiamo anche Mame. Beh, tanti bei giochini. Dai, alla fine sono contento di averla salvata. Finisco di completare il restauro e questa la trovate in vendita poi sul mio store eBay al modico prezzo di 1200 €, spedizione assicurata, la porto personalmente io in tutta Italia e garanzia di 10 anni, facciamo così, che vi pare un buon prezzo? No, vabbè, dai. Scherzi a parte, ecco, in barba a quello che ci ha tentato di fare ste cagate qua, siamo riusciti fortunatamente a salvarla. La ventola sta aumentando i giri, quindi probabilmente o c'è qualche impostazione di Webman attiva per il controllo della ventola, oppure è una questione di che devo comunque fare il delete, e lo farò il delete, perché voglio essere sicuro e eliminare anche questo fattore qua, che sia perfettamente sempre fresca e bella manutenzionata. E niente, se vi è piaciuto il video lasciate un like, se volete commentare e lamentarvi anche voi insieme a me, lamentatevi, scrivete giù sotto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!